In una calma mattina di aprile, un grande traghetto passeggeri sudcoreano inizia improvvisamente a inclinarsi pesantemente, mentre effettua una virata di routine nel canale tra le isole. A bordo ci sono 443 passeggeri, tra cui 325 studenti delle scuole superiori, in gita scolastica verso l'isola di Jeju. A studenti e passeggeri viene detto che è pericoloso lasciare le loro cabine, di non salire sui ponti esterni e di rimanere all'interno, mentre la nave ondeggia e affonda progressivamente. Alcuni ignorano gli ordini e si dirigono verso la parte superiore della nave, altri ripongono fiducia nelle istruzioni del capitano e dell'equipaggio. La Seawall è un traghetto Ropax, lungo 145 metri e largo 22, con una capacità di 921 passeggeri, 88 automobili e 60 camion. Ropax è l'acronimo di Roll-on Roll-off Passenger, ovvero una nave progettata per trasportare sia veicoli sia persone. Dal 1994 al 2012, la Seawall ha navigato in Giappone con il nome Ferry Naminue per la compagnia Align Ferry. Nell'ottobre del 2012, la compagnia sudcoreana Keongaejin Marine Company, con sede a Incheon, acquista la Seawall. Durante l'inverno del 2012 e 2013, prima della registrazione ufficiale in Corea del Sud, vengono apportate modifiche significative. Vengono aggiunti 2 ponti passeggeri e ampliata la stiva. La stazza lorda della Seawall passa da 6.586 tonnellate a 6.825, aumentando il volume interno e la capacità massima di passeggeri a 956, incluso l'equipaggio. Tuttavia, queste modifiche alzano il baricentro della nave di circa mezzo metro e lo spostano fuori asse. La nave diventa meno stabile. Il Korean Register of Shipping, dopo l'ispezione, approva la nave, ma impone dei nuovi limiti. Riduce il carico massimo da 1.450 a 987 tonnellate e aumenta il quantitativo di zavorra da 1.233 a 1.703 tonnellate per garantirne la stabilità. Tuttavia, la compagnia ha ampliato la stiva per trasportare più merci, ignorando il fatto che la nave ora ha bisogno di più zavorra e meno carico. Vengono anche installate 37 tonnellate di marmo decorativo nella galleria. La nave entra in servizio nel marzo del 2013, apparentemente con l'approvazione formale del Korean Register of Shipping. Ma è probabile che tale approvazione sia stata rilasciata sulla base di progetti modificati e documentazione falsificata, e non sul rapporto di stabilità effettivo, che verrà finalizzato soltanto il 24 gennaio del 2014. Quel rapporto evidenzia chiaramente che la Seawall è diventata troppo pesante e instabile. Questo rapporto, però, non viene trasmesso alla Korean Shipping Association, l'ente che gestisce i traghetti, né alla Guardia Costiera coreana, che ne supervisiona la sicurezza. Tra marzo del 2013 e aprile del 2014, la Seawall opera regolarmente sulla tratta tra Incheon, vicino a Seul, e l'isola di Jeju, a sud del continente. Il capitano Shin, sulla base del rapporto di stabilità, avvisa Cheonghaejin Marine che la nave è pericolosamente instabile. I suoi avvertimenti vengono inoltrati alla compagnia il 9 aprile del 2014, appena 6 giorni prima dell'ultimo tragico viaggio della Seawall. Shin sostiene che la compagnia lo abbia minacciato di licenziamento se avesse continuato con le sue obiezioni. Il 1 aprile richiede anche una riparazione per un malfunzionamento del timone. Aprile del 2014, la Seawall si prepara a salpare da Incheon per Jeju, seguendo la sua rotta abituale. La partenza dal porto è prevista per le 18:30, ma la nebbia riduce la visibilità a circa mezzo miglio nautico, così le autorità portuali ne rinviano la partenza. Nonostante un limite massimo di carico consentito di 987 tonnellate, la Seawall ne imbarca 2147. Alcune delle cisterne di zavorra sono addirittura vuote per fare spazio al carico. A bordo ci sono solo 761 tonnellate di zavorra, invece delle 1703 previste per la navigazione. Non è chiaro se abbiano sostituito deliberatamente la zavorra con il carico calcolandone la distribuzione, o se stessero semplicemente cercando di stipare quanto più carico possibile. In ogni caso, il carico non è adeguatamente fissato prima della partenza. Gli avvisi di nebbia vengono revocati intorno alle 20:30. Alle 21, la motonave Seawall lascia il porto di Incheon, in Corea del Sud.
È l'unica nave a partire quella sera. Effettua regolarmente 3 viaggi di andata e ritorno alla settimana tra Incheon e Jeju. Ogni tratta del viaggio, lunga 264 miglia, richiede circa 13 ore e mezza per essere completata. La Seawall percorre questa rotta dal marzo del 2013 e fino a quel momento ha effettuato 241 viaggi di andata e ritorno. Salpa con 443 passeggeri, 33 membri dell'equipaggio e oltre 2000 tonnellate di carico, tra cui 185 auto. Tra i passeggeri ci sono 325 studenti e 15 insegnanti, entusiasti per la loro gita scolastica all'isola di Jeju. Provengono dal liceo Danwon, nella città di Ansan, vicino a Incheon. Il capitano abituale, Shin, è in vacanza. La nave è ora sotto il comando del capitano Lee Jun-suk, 69 anni, assunto da poco con un contratto annuale per circa $2.500 al mese. È un capitano esperto, con oltre 40 anni di esperienza in mare, e ha già comandato la Seawall su questa rotta. La mattina successiva, dopo 10 ore di viaggio, la nave sta navigando con buone condizioni lungo la costa occidentale della Corea del Sud. I passeggeri si svegliano dopo aver trascorso la notte a dormire nelle loro cabine. La maggior parte degli studenti condivide le cabine e ha passato la serata e la mattinata a ridere, scherzare e parlare del viaggio che li aspetta. La nave si trova a sud-ovest della terraferma coreana, nei pressi del canale di Mangol, tra l'arcipelago di Mangol e quello di Gilsa. Spero di pronunciare correttamente quei nomi. Alle 7:30, il terzo ufficiale Park Han-kyul prende la guardia sul ponte della Seawall. Il capitano Lee si sta riposando nella sua cabina privata. Park è un giovane ufficiale con poca esperienza. Ha 25 anni e solo un anno di navigazione pratica, di cui 5 mesi trascorsi proprio sulla Seawall. Al timone c'è il timoniere Shun Jun-ki. La nave procede su una rotta di circa 165 gradi, a una velocità di circa 20 nodi, diretta verso il canale di Mangol. Questo canale è noto per le sue correnti di marea tra le più veloci e imprevedibili della penisola coreana. Navigarlo richiede grande attenzione, ma consente un risparmio di tempo, ed è una rotta utilizzata regolarmente da navi moderne con equipaggi ben addestrati come la Seawall. Il capitano ha scelto questa rotta per compensare il ritardo nella partenza da Incheon. Normalmente, un ufficiale più esperto guiderebbe la nave in questo tratto, ma il ritardo ha alterato i turni di guardia e quindi è Park ad avere il comando durante l'attraversamento del canale. Le condizioni sono calme, con vento leggero, onde contenute e buona visibilità. Alle 8:20 la nave si trova a poco più di 2 miglia nautiche dal canale. Park ordina a Cho di cambiare il sistema di governo da pilota automatico a governo manuale. Vuole avere il controllo completo sulla direzione della nave in questa parte cruciale del viaggio. Quando la Seawall raggiunge il canale alle 8:27 è su una rotta di circa 137 gradi. Le aree più ampie del canale presentano pericoli come rocce e acque poco profonde, ma non ci sono rischi lungo il percorso che la nave sta seguendo. Mentre la nave si avvicina a quella che sarà la sua svolta finale, la colazione viene servita nella mensa. La maggior parte dei passeggeri è sveglia, si muove e inizia la giornata. La mensa è affollata di studenti. Altri passeggeri sono sul ponte esterno, fumano, si divertono per la nave o stanno ancora dormendo. Alle 8:40 Park e Cho si trovano sul ponte, in piedi fianco a fianco vicino al timone della nave. Alle 8:46 la Seawall viaggia a una velocità di 18 nodi su una rotta di circa 135 gradi. Park ordina a Cho di modificare la rotta da 135 a 140 gradi. Durante la manovra, Cho nota che la nave si inclina leggermente, ma non è abbastanza preoccupato da riferirlo a Park. Dopo il cambio rotta, Park controlla il radar e si mostra soddisfatto dell'andamento della nave. Alle 8:48, Park ordina un ulteriore cambio di rotta a 145 gradi. Ancora una volta, Cho vira, ma la nave gira più rapidamente del previsto e continua a virare anche dopo che lui ha raddrizzato il timone. Cho tenta subito 2 correzioni verso sinistra. In totale, sposta il timone di 5 gradi a sinistra, ma la nave non risponde,
continua a virare verso destra. Park si rende conto che la nave si sta inclinando pericolosamente e sospetta che sia proprio l'inclinazione a far girare la nave a dritta più velocemente del normale. Dice a Cho di girare il timone nella direzione opposta. Intende dire di dirigere la nave a sinistra. Non sa che Cho ha già virato a sinistra. Quando Cho sente questo comando, pensa che Park sappia che sta già virando a sinistra e interpreta l'ordine come un invito a governare la nave a dritta, cioè nella stessa direzione della virata incontrollata, anziché lontano da essa. Cho gira quindi il timone a dritta e la mancanza di comunicazione tra i due marinai complica ulteriormente la situazione. Si diffonde un senso generale di confusione e Cho esclama con voce agitata che il timone non funziona. Nella mensa, la gente inizia a chiedersi se ci sia qualcosa che non va, notando che piatti e tavoli si inclinano, ma riesce a percepire che la nave sta girando e presume che sia normale. La nave sterza di 15 gradi a dritta per un totale di 40 secondi, ma ruota di circa 45 gradi, quindi gira di altri 22 gradi sul posto per altri 20 secondi. È come girare leggermente il volante di un'auto, ma le ruote posteriori scivolano su una chiazza d'olio e fanno girare l'auto dietro di te. Presto la nave si inclina visibilmente a sinistra ed è evidente che qualcosa non va. È possibile che le correnti abbiano peggiorato la situazione. Poi i passeggeri sentono un forte boato provenire dai livelli inferiori della nave, mentre il carico si libera dalle sue deboli legature. La nave si inclina ulteriormente a sinistra. Alle 8:50 la Seawall ha raggiunto un'inclinazione di 30 gradi verso sinistra. I passeggeri si ritrovano all'improvviso su una nave che si sta capovolgendo. L'inizio di un destino tragico, o qualcosa di molto vicino. Il capitano Lee si precipita dalla sua cabina al ponte. Presto tutti gli ufficiali sono sul ponte. Cho ferma i motori della nave e la lascia andare alla deriva di lato. Il giovane terzo ufficiale Park, comprensibilmente scioccato dalla rapidità e dalla gravità dell'inclinazione, inizia a piangere. Il capitano Lee e gli altri membri dell'equipaggio valutano la situazione e cercano di decidere cosa fare. Lee non sa se la nave affonderà, ma la sua attenzione si concentra sulla sicurezza dei passeggeri. Alle 8:52, Lee e il suo equipaggio iniziano a pianificare un eventuale salvataggio, mentre cercano di riprendere il controllo della nave. Devono gestire la situazione con estrema cautela per garantire che tutti possano essere salvati in sicurezza se dovesse diventare necessario abbandonare la nave. L'equipaggio inizia a fare annunci ai passeggeri mentre la nave si sta lentamente capovolgendo. Dicono a tutti di non muoversi, di rimanere dove si trovano e che è pericoloso muoversi sulla nave. Questi messaggi vengono trasmessi tramite il sistema di diffusione sonora della nave e vengono ripetuti finché l'acqua non inizia ad allagare le cabine dei passeggeri. Molti degli annunci sono rivolti specificamente agli studenti della Danwon High School, invitandoli a restare fermi. Nel frattempo, la prima chiamata di emergenza a terra viene effettuata da uno degli studenti, Choi Duk-ha. Alle 8:52, Choi chiama il numero del servizio di emergenza nazionale e segnala che la nave su cui si trova ha iniziato a capovolgersi. Alle 8:54 viene messo in contatto con la Guardia Costiera di Mokpo, una stazione situata nel sud-est della Corea del Sud continentale, e spiega loro la situazione. 3 minuti dopo, la Guardia Costiera di Mokpo ordina alla nave pattuglia numero 123 di recarsi sulla scena. La nave viene varata alle 8:58. Seguendo il manuale di ricerca e soccorso della Guardia Costiera, la nave pattuglia 123 riceve l'incarico di monitorare l'area e di avviare rapidamente le operazioni di salvataggio. Gli annunci sul sistema di comunicazione della nave continuano a dire ai passeggeri di restare dove sono. Vengono diffusi dall'ufficiale alle comunicazioni, Kang Hae-song, che ribadisce che muoversi sulla nave è pericoloso. Altri membri dell'equipaggio ripetono lo stesso messaggio di persona in tutta la nave. Quando la Costa Concordia si capovolse, l'equipaggio diede istruzioni simili, invitando a restare nelle cabine e a non muoversi per la nave. I passeggeri, tuttavia, ignorarono quegli avvertimenti e si diressero verso il ponte. Probabilmente a causa di una cultura più autoritaria,
La maggior parte delle persone a bordo della Seawall, in particolare gli studenti della Dunwon High School, obbedisce agli ordini ricevuti e rimane sotto coperta. I video ripresi dagli studenti con i loro telefoni cellulari verranno successivamente recuperati dalla nave. Mostrano i ragazzi mentre cercano di capire cosa stia succedendo e affrontano la terrificante situazione in cui si trovano. In alcuni momenti c'è confusione su quanto sia grave la situazione. In altri si percepisce una vera e propria paura. Alcuni hanno paura di morire, altri cercano i giubbotti di salvataggio o si chiedono se l'acqua sia troppo fredda per lanciarsi in mare. Notano dettagli come le scarpe che iniziano a scivolare sul pavimento. Alcuni riescono a vedere dalle finestre che la nave sembra affondare e la luce all'interno inizia a diminuire. Quando ci diranno di evacuare? Stanno prendendo la decisione giusta? Questa nave non sta affondando? Altri provano a fuggire, ma diventa sempre più difficile camminare. Si trovano a muoversi sui muri anziché sul pavimento. Alle 8:55 l'equipaggio della Seawall effettua la prima chiamata ufficiale alle agenzie di soccorso a terra. Seguono ulteriori comunicazioni tra la nave e i centri di soccorso, così come tra le diverse agenzie coinvolte. Vengono allertate varie divisioni della Guardia Costiera e anche la Marina sudcoreana. Altre 2 navi pattuglia della Marina vengono inviate sulla scena. Intanto, alcuni pescherecci locali sono già arrivati, alcuni addirittura alle 9 in punto. Le agenzie di soccorso discutono della situazione con il capitano Lee e il suo equipaggio via radio. Alle 9:20 l'equipaggio della Seawall riferisce che la nave è inclinata oltre i 50 gradi a sinistra e sta affondando sempre più nell'acqua. Alle 9:23 il servizio di traffico navale che coordina il traffico marittimo nella zona ordina all'equipaggio della Seawall di informare i passeggeri di indossare i giubbotti di salvataggio. L'equipaggio risponde che l'attrezzatura di trasmissione della nave è fuori uso e il servizio di traffico navale chiede loro di ordinare personalmente ai passeggeri di indossare i giubbotti di salvataggio e altri indumenti per prepararsi all'acqua fredda all'esterno della nave. Ma non ci sono abbastanza giubbotti di salvataggio a bordo per tutti i passeggeri. Mi chiedo se sia per questo che dicono al servizio di traffico navale che il sistema di trasmissione è fuori uso. Alle 9:25 il servizio di traffico navale chiede al capitano Lee di decidere rapidamente se evacuare la nave o meno, dicendo che non hanno abbastanza informazioni per prendere decisioni in autonomia. In risposta, Lee chiede informazioni sui soccorsi e il servizio di traffico navale risponde che le motovedette dovrebbero arrivare entro 10 minuti e che un elicottero arriverà entro 1 minuto. Lee risponde che ci sono troppi passeggeri per un elicottero. Decide quindi di continuare a dire ai passeggeri di restare nelle loro cabine, messaggio che Kang, l'ufficiale addetto alle comunicazioni, trasmette tramite il sistema di diffusione sonora della nave. È possibile che ci sia un buco nella sequenza temporale e che il sistema di trasmissione sia già inattivo. La nave si sta capovolgendo e i passeggeri sono confusi. Devono decidere se seguire le istruzioni dell'equipaggio. Alcuni passeggeri restano dove erano, anche se vedono l'acqua salire nella nave. La maggior parte dei giovani studenti continua a obbedire agli annunci. Altri invece si dirigono verso i ponti superiori, scegliendo di non rimanere più in basso nella nave. La nave pattuglia numero 123 arriva sulla scena alle 9:30. È la prima nave di soccorso ufficiale a raggiungere il sito dopo l'incidente. Viene nominata comandante sulla scena. Durante il periodo tra l'invio e l'arrivo, la nave pattuglia numero 123 non contatta direttamente la Seawall via radio. Comunica invece con altre navi presenti nella zona. Quando arriva sulla scena, l'equipaggio della nave pattuglia 123 non è a conoscenza del contenuto delle comunicazioni tra la Seawall e le agenzie di soccorso. Non ha parlato con l'equipaggio della nave e non ha una chiara comprensione della situazione. La nave è inclinata di oltre 50 gradi a sinistra. Alle 9:33, dopo aver confermato che alcune navi vicine si sono offerte volontarie per assistere nelle operazioni di salvataggio, il servizio di traffico navale ordina a tutte le imbarcazioni di calare le scialuppe di salvataggio per i passeggeri. La nave pattuglia numero 123 inizia le operazioni alle 9:38, inviando un gommone di salvataggio.
I soccorritori lanciano messaggi per 5 minuti, esortando le persone ad abbandonare la nave e a tuffarsi in acqua. La decisione di abbandonare la nave non viene presa dal capitano Lee o dall'equipaggio della nave. Alle 9:38 la comunicazione tra il servizio di traffico navale e la Seawall viene interrotta. Circa 3 minuti dopo, circa 150 passeggeri e membri dell'equipaggio si gettano in mare. A quel punto, per evacuare i passeggeri intrappolati sotto coperta, l'equipaggio della Seawall avrebbe dovuto tornare all'interno di una nave che affonda, affrontando una morte quasi certa. Ma ciò non accade. È semplicemente troppo tardi. I passeggeri sul ponte superiore e quelli che si tuffano in acqua vengono salvati. I soccorritori non riescono a entrare nella nave per salvare i passeggeri intrappolati perché la sua inclinazione è troppo grave. Incredibilmente, una delle prime persone salvate è il capitano Lee, fotografato mentre scende dal ponte su un'altra barca in mutande. Centinaia di passeggeri sono ancora all'interno della nave, seguendo gli ordini di Lee di restare dove sono, mentre lui abbandona la nave. Il timoniere Cho, insieme al primo e al secondo ufficiale, è tra le prime persone a essere salvate, insieme al capitano Lee, alle 9:46. Altri membri dell'equipaggio intrappolati nella cabina di pilotaggio del Seawall vengono salvati dopo aver sfondato le finestre. Dei 172 sopravvissuti, più della metà viene salvata da pescherecci e altre imbarcazioni commerciali che arrivano sulla scena prima delle navi di soccorso. La nave sta affondando con centinaia di passeggeri, per lo più studenti, ancora a bordo. Hanno fatto ciò che gli era stato detto e sono rimasti sotto coperta. Le loro cabine si stanno riempiendo d'acqua e ora non hanno più modo di scappare. Continuano a fare telefonate e inviare messaggi dai loro cellulari mentre la nave si capovolge e affonda. Alcuni messaggi sono per dire addio, altri per chiedere aiuto, altri ancora mostrano che i passeggeri non si rendono ancora conto di cosa stia succedendo. L'ultimo messaggio viene inviato alle 10:17. Dopo l'affondamento della nave, un senso di urgenza, tragicamente tardivo, prende il sopravvento mentre le risorse vengono impiegate in un'operazione di salvataggio disperata. Navi della Marina, tra cui un cacciatorpediniere e una fregata, vengono inviate sulla scena insieme ad altre unità di soccorso. Arrivano anche aerei, tra cui diversi elicotteri. Viene mobilitato personale di soccorso, tra cui 40 sommozzatori delle forze speciali, 82 membri delle unità di recupero della Marina e 114 membri della flottiglia navale speciale della Repubblica di Corea. L'esercito della Repubblica di Corea invia truppe, tra cui 150 soldati del Comando Speciale di Guerra e 11 ambulanze. Si tenta di immergersi nella nave, ma i sedimenti smossi sul fondale marino, a circa 40 metri di profondità, rendono impossibile l'ingresso. I soccorritori non riescono in alcun modo a entrare nella nave nel corso della giornata. A 00:30 del 17 aprile, la Guardia Costiera lancia razzi verso il cielo per illuminare lo scafo capovolto, ancora parzialmente fuori dall'acqua. 8 comandanti della Guardia Costiera e sommozzatori della Marina cercano corpi e un possibile punto di ingresso nello scafo della nave. Alle 6 del mattino, 171 navi, 29 aerei e numerosi sommozzatori sono coinvolti nelle operazioni di salvataggio. Per tutto il giorno del 17 aprile, i sommozzatori continuano a tentare di entrare. Alle 22, un giorno dopo il capovolgimento della nave, i soccorritori sono riusciti a trovare solo 14 corpi. Solo nella tarda mattinata del 18 aprile, i sommozzatori riescono ad accedere allo scafo della nave attraverso il ponte di carico. Tutti a bordo sono annegati. Nei mesi successivi, il numero delle vittime confermate sale lentamente a 304. 5 persone non verranno mai recuperate. Le conseguenze dell'affondamento del Seawall e della perdita di 304 passeggeri sono enormi. Il capitano della Seawall, Lee Jeon-suk, e vari membri dell'equipaggio vengono ritenuti in gran parte responsabili della perdita dei passeggeri. La loro incapacità di ordinare l'evacuazione, unita alla decisione di abbandonare la nave, suscita un'ondata di indignazione. A pochi giorni dal disastro, l'intero equipaggio responsabile della navigazione del Seawall viene arrestato.
Il capitano Lee, il primo ufficiale Kang Won-sik, il secondo ufficiale Kim Yong-ho e il capo ingegnere Park Ji-ho vengono tutti accusati di omicidio per grave negligenza. Vengono eseguiti arresti anche presso la Shanghai Marine, la Korean Shipping Association e il Korean Register of Shipping. Il capitano Lee viene condannato all'ergastolo. Il disastro continua ad avere gravi conseguenze per il governo della Corea del Sud e per la presidente Park, che all'epoca ricopriva la massima carica del paese. Park e il suo governo vengono accusati di essere responsabili dell'ambiente normativo lassista, che ha permesso alla Seawall di navigare in condizioni non sicure. Oltre a questo, vengono anche accusati di essere responsabili della scarsa operazione di salvataggio attivata per la nave. A peggiorare la situazione, Park e il suo governo tentano di minimizzare il disastro e di controllare la reazione pubblica, gestendo e limitando le informazioni rilasciate. La popolarità di Park come presidente crolla dopo il disastro del Seawall e non si riprende mai più. Sono state avanzate alcune teorie alternative, successivamente scartate, tra cui un'esplosione, una collisione con una barriera corallina e l'impatto con un sottomarino. Come in molti incidenti su larga scala, non c'è un singolo evento a causare il disastro. Le modifiche alla nave hanno spostato il baricentro, basandosi su documenti falsificati per ottenere l'approvazione. Dopo aver testato la stabilità della nave, quei risultati non sono stati condivisi con le autorità preposte alla regolamentazione della sicurezza delle navi commerciali. La nave non era adeguatamente zavorrata e il carico non era stato fissato per impedirne lo spostamento durante il viaggio. Un equipaggio inesperto si trovava a navigare nel tratto più pericoloso delle acque lungo la rotta. Quando è diventato chiaro che la nave era in difficoltà, ai passeggeri è stato detto di restare sotto coperta e loro hanno seguito quegli ordini. Quando le agenzie di soccorso sono state informate, non hanno preso il controllo della situazione finché non è stato troppo tardi. Nonostante la prima chiamata di emergenza, Choi annega nella nave capovolta e il suo corpo viene in seguito recuperato dall'interno del relitto. L'ordine di abbandonare la nave non è mai stato dato ai passeggeri sotto coperta. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.